Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Greedy Web. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da essere sempre aggiornati dei nuovi video. Restate fino alla fine del video per sapere quale ricetta farò nel prossimo video. Oggi prepareremo la torta di mandorle e mele al rum. Per fare questa ricetta occorrono: iniziamo dalla pasta, 135 g di burro, vi consiglio questo classico della Lurpak, 135 g di zucchero, un uovo, 200 g di farina, 200 g di mandorle tritate finemente, un pizzico di sale. Mettiamo il burro a pezzetti nella ciotola con il sale e montiamo la crema con le fruste. Aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a lavorare fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungiamo l'uovo e lavoriamo bene. Aggiungiamo adesso le mandorle tritate e la farina. Lavoriamo ancora con le fruste per qualche secondo e poi togliamo le fruste. Con un tarocco raccogliamo tutta la pasta della ciotola e formiamo una palla. Avvolgiamo l'impasto nella pellicola, chiudiamo il pacchetto e mettiamo in frigo per 30 minuti. Nel frattempo prepariamo il ripieno. Per il ripieno occorrono 50 g di zucchero, 40 g di pangrattato, succo di mezzo limone, 700 g di mele, 2 cucchiai di rum. Per chi piace io ho aggiunto dopo un bel cucchiaio di cannella, zucchero a velo per spolverare. Dividete in quarti le mele, togliete il torsolo, sbucciatele e tagliatele a fettine sottili. Se volete potete usare una mandolina. Irrorate le mele con il succo di limone e i 2 cucchiai di rum. Questo è invecchiato 12 anni. Adesso mescolate bene e delicatamente con 2 cucchiai le mele. Accendiamo il forno a 200 gradi. Riprendiamo l'impasto dal frigo e mettiamolo su un foglio di carta forno. Stacchiamo via quasi metà della pasta. Lavoriamola un po' tra le mani. Spolveriamo con un po' di farina e stiriamola fino ad ottenere un cerchio dello spessore di 4 mm e grande quanto la base della teglia di 24 cm. Prendiamo la teglia, togliamo l'anello, posizioniamo la base sul disco di pasta. Con un coltello tagliamo via la pasta in eccesso. Adesso posizioniamo sotto il foglio di carta forno, in corrispondenza del disco di pasta, la base della teglia. Riprendiamo l'anello della teglia e posizioniamolo sopra. Aggiustiamo un po' la carta forno e chiudiamo l'anello per incastrare bene la base. Con una forbice tagliare via la carta in eccesso. Prendiamo un po' di pasta e formiamo un cordoncino di 2 cm. Posizionatelo sopra la base e attaccato alle pareti della teglia e pressiamolo con le dita per unirlo alla base e per renderlo piatto e alto almeno 2 cm. Cospargiamo la base con il pangrattato e livelliamo bene. Versiamo le mele e livelliamole delicatamente. Le vedete scure perché, come vi ho detto prima, ho aggiunto la cannella che io adoro. Cospargiamo in modo uniforme lo zucchero sulle mele. E mettiamo da parte. Prendiamo la pasta rimasta, spolveriamola di farina e stiriamola fino ad ottenere un disco grande quanto la teglia.
Adagiamola sopra le mele, aggiustiamo un po' se occorre. Con il rib della forchetta pressiamo delicatamente tutto il bordo. Cuociamo a 200 gradi nel ripiano centrale del forno. Nel mio forno è indicato il secondo. Cuociamo per 45 minuti. Controllate la cottura. Ed ecco come deve risultare una volta cotta. Superficie bella dorata. Facciamo raffreddare qualche minuto e togliamola dalla teglia, iniziando prima togliendo l'anello e poi la base e infine la carta forno. Cospargiamo di zucchero a velo la superficie. Adesso è pronta, servite tiepida o fredda. E adesso tagliamola una fetta. Vi è piaciuta la ricetta? Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividete nei vari social, mandatemi le foto se le fate. E volete sapere cosa farò nel prossimo video? Pollo all'arancia con sformato di riso venere. È sofficissima e buonissima. Un abbraccio, continuate a seguirmi. Al prossimo video. Ciao a tutti!